Ciao a tutti e bentornati su White One Racing. Oggi faremo alcune considerazioni sulla fase di aspirazione e sulla sua gestione circa le vespe small. Dunque, abbiamo deciso di fare questo video anche perché ci è stato richiesto da varie persone e quindi affronteremo il discorso sulle vespe small e abbiamo rimandato fino a questo momento perché abbiamo dovuto reperire un po' di alberi. Insomma, poi né io né Damiano abbiamo la vespa piccola, io ho solo un ET3, quindi abbiamo poche, meno di queste cose. Dunque qui vedete schierati un albero della vespa PKS originale, un albero della vespa HP originale 50, un albero anticipato cosiddetto aftermarket. Questo è in particolare un McEur, altrimenti c'era l'MDP che era identico, praticamente identico. Poi un pinasco, questo qua è un pinasco vecchio degli anni 80 che ha il riempimento in resina, uscì questa novità allora della pinasco, ecco, anticipato anche questo. E poi un albero molto vissuto di una Vespa Primavera ET3 e un albero del PK 125 ETS uguale nel cono a quello del 125 XL, quindi con cuscinetto grande come il PX. Ottimo albero. Le fasi di tutti questi alberi insomma le abbiamo già misurate prima, perché altrimenti la procedura diventa lunga, tanto vi abbiamo fatto vedere come si fa. E adesso il primo che prendiamo in esame è questo albero, che è un originale PK, veramente PK. Questo qua è già PK XL, forse prima ho detto S, ma c'ha la filettatura grande cono 20. Questo è PK XL. Tenete presente che questi alberi nella versione per il 50 la Piaggio li ha fatti per decine, ce ne sono di vari tipi, con fasi anche leggermente diverse e anche con una diversa conformazione di questo del volantino lato volano. Vedete com'è più grande questo qui dell'HP? Ci sono però alberi con la fasatura stretta della Special che hanno questo volantino grande come quello, e ci sono alberi che hanno una fase appena più ampia di questa, che è veramente strettissima. Io tra l'altro ho misurato solo gli alberi col cono grande, perché ho possibilità di fissare un goniometro facile da utilizzare solamente su questa filettatura, altrimenti mi sarei dovuto adattare a farne con quello di cartone, ma c'era solo da perdere tempo. Tanto è solamente il concetto che vogliamo esporvi. Tenete anche presente che le fasature sono state misurate sì nel valore complessivo e anche più o meno nell'anticipo ritardo, anche se non con una precisione maniacale, sia perché il carter nella valvola è stato leggermente lavorato, quindi ho dovuto fare la tara sulla lavorazione fatta, sia perché poi quello che vogliamo fare è un discorso generale di riferimento per darvi un'indicazione generica che voi possiate utilizzare. Cominciamo con l'albero originale a fasatura più stretta. Adesso li abbiamo girati in maniera da mettere in mostra di ciascuno il taglio di aspirazione. Eccolo qui, vedete? Si vede anche a occhio che è molto chiuso. E questo qui ha fatto misurare una fase di 130 gradi scarsi complessivi, divisi 93 in anticipo e 35 in ritardo, quindi adatto al 50, ma già troppo con una fase troppo stretta per anche solo un 75. Poi ecco, questo è l'albero della Vespa HP, che come si vede anche benissimo a occhio che è molto più aperto, proprio tanto, e infatti ha una fase sorprendentemente ampia, 110 di aspirazione circa e 45 di ritardo, quindi 155 gradi complessivi. E tenete presente che su questo valore ho fatto già la tara della lavorazione valvola, quindi questa fase viene con valvola standard. Se la luce sulla valvola viene lavorata, si guadagnano parecchi e importantissimi gradi sul ritardo. A fasatura standard
questo albero va benissimo per un 75 dolce di erogazione e tra l'altro, essendo per il 50 una fasatura ampia e quindi il volantino molto pieno, riduce un pochino il volume del carter a tutto vantaggio dell'elasticità. Poi di seguito abbiamo questo McKeur che ha una fasatura di pochi gradi in più dell'HP, 118 in anticipo e 42 di ritardo, quindi 160 gradi complessivi. Questo è un albero che si presta molto anche per un 100, anche perché avendo molto anticipo permette di lavorare la valvola tutta sul ritardo senza toccare l'albero vicino al bottone di manovella, per arrivare tranquillamente dai 42 a quasi 60 gradi di ritardo, con facilità ci si arriva. Poi c'è il Pinasco che ha sempre 160 gradi complessivi, però diversamente distribuiti, cioè ha meno anticipo più ritardo, 105 gradi soli di anticipo e 55 di ritardo. La Pinasco ha adottato questa fase anche perché se lo avesse anticipato di più, cioè asportando ulteriore materiale da questa parte, lo avrebbe ulteriormente squilibrato, quindi la scelta sicuramente è dovuta a questo fatto. Certo, questo albero consente di avere un ritardo considerevolissimo e anticipandolo anche un pochettino si può avere una fase veramente ampia. Poi ci sono gli alberi della Vespa 125, io ho misurato solamente quello dell'ETS, che però è identico come fasatura più o meno a quello dell'ET3, cambia proprio quasi niente, e questo qui pure a 160 gradi ed è 120-40. Ora vi abbiamo fatto vedere e esposto le misure solamente per quale fase propedeutica a un discorsetto circa la gestione della fase di aspirazione sui motori small e quello che si può fare con motori aspirati a valvola più o meno performanti e di maggiore o minore cilindrata. Dunque, veniamo al carter. Adesso questo carter qui è un carter di una Vespa PK già con 3 fori di fissaggio del collettore, la cui luce di aspirazione è stata leggermente lavorata, un pochettino, ci saranno 4 mm in più, originariamente finiva qui più o meno, no? Si potrebbe fare molto ancora. Attenzione che molto sì, per fare moltissimo bisogna in qualche modo riempire questa cavità, magari con qui il posto si presta, con della resina bicomponente, facendo delle opportune delle intacche sul carter per evitare che il tappo si sfili, per dare al collettore al collettore immediatamente prima della valvola la forma giusta, perché così com'è, se si lavora in maniera rettilinea per allungare la valvola si sfonda. Perciò se si intende fare questo lavoro, prima di sfondare va posizionato un tappo di resina ben fatto, in maniera che si possa fare un bel lavoro. Sconsigliamo vivamente il riporto di saldatura, perché in ogni caso induce deformazioni, ed è il caso di farlo solo in quei posti in cui la resina non possa supplire, perché altrimenti si fanno più danni che benefici complessivamente. Dunque, per valutare l'opportunità di allungare dove e di quanto la fase di aspirazione, va tenuta in considerazione moltissimo la cilindrata e chiaramente anche il range di erogazione desiderato. Con cilindrate più piccole è bene andarci cauti, specialmente con il ritardo, perché altrimenti si inducono dei rigurgiti. E oltretutto più si lavora l'albero motore, più si svuota il carter, quindi anche questo è un parametro da tenere in considerazione, specialmente con cilindrate piccole, perché la variazione percentuale di volume determinata dal movimento del pistone è minore se la cilindrata è piccola, e quindi anche asportazioni modeste di materiale possono essere molto influenti. Come sempre, come in tutti i motori,
il ritardo di aspirazione è un parametro molto importante e ha un effetto maggiore dell'anticipo e controindicazioni più spiccate se si supera il segno. Due considerazioni importantissime. Sulla small il collettore di aspirazione è comparabilmente più lungo di quanto avviene sulle large. In particolare io ho misurato approssimativamente, ecco, da qui a qui, all'inizio del carburatore, sono 21 centimetri senza considerare le curve, quindi saranno almeno 23, e in più c'è un centimetro anche qui in più, quindi contro i 6 del carburatore 6 del PX, più lo spessore del carter del PX che è meno di questo, fanno 8 centimetri circa. Qui saremo complessivamente sui 25, la differenza è enorme, quindi il rigurgito è fortemente ostacolato dalla colonna d'aria più lunga. È anche vero però che il carter della piccola è meno voluminoso di parecchio, anche perché la biella è più corta, in particolare 87 mm per ricorsa corta e 97 per ricorsa lunga, ma l'altezza di compressione del corsa lunga varia di poco rispetto a quella del PX, quindi comunque il carter è più piccolo. Ciò non di meno, su motori di una certa cilindrata, quindi a partire dai 100 in su e performanti, ci si può spingere agevolmente verso ritardi consistenti senza pagare pegno. Una considerazione importante sempre, tanto più oggi che trattiamo di Vespe Small che sono in mano ai ragazzi e ragazzini più giovani. Fate tesoro di queste considerazioni tecniche, ma evitate di modificare i mezzi che circolano su strada perché è vietato, quindi assolutamente queste spiegazioni riguardano il mondo delle corse e prove da fare su circuiti chiusi. Per strada non è bene e non è legale, soprattutto circolare con mezzi manomessi. Tra l'altro, lo dico a tutti, io vedo su YouTube tanti video di gente che si va in giro con la telecamera su Vespe non elaborate, ma proprio dei missili con quattrini M200, roba da 40 cavalli. Fanno tranquillamente il loro video e lo pubblicano. Io sarei molto cauto a fare certe cose perché è veramente un reato, cioè non si può fare, è vietatissimo. Infatti su questo canale non vedrete mai filmati di mezzi fuori legge che vanno in giro per strada, e tantomeno forniremo mai ricette complessive, come qualcuno ci ha anche chiesto, rendendosi conto, di modifiche di motori stradali per andare in giro. No, noi trattiamo aspetti e facciamo divulgazione su cose che riguardano le nostre esperienze, le competenze acquisite e la nostra passione, ma finisce qui. Ora torniamo sugli argomenti del video di oggi e chiudiamo con alcune considerazioni circa l'evoluzione dei motori Small 125, quindi corsa lunga Piaggio originali in questo caso. Ecco i due alberi, questo è Primavera ET3 e questo ETS. L'albero dell'ET3 si distingue da quello della Primavera a due travasi perché ha un considerevole anticipo in aspirazione in più. Il Primavera è una fase più chiusa. Io non ho adesso un albero Primavera da farvi vedere, né io ho fatto misure le rarissime volte che mi è capitato di metterci le mani, però la fase è molto più stretta. Quindi l'ETS e l'ET3 hanno la stessa fase di aspirazione, cambia veramente un'inezia, però la differenza enorme sta nel carter, quello dell'ETS, che non posso farvi vedere ora, ha un foro di emissione molto più grande, cioè la luce che si affaccia nella camera di novella è simile, ma il foro di emissione è molto più ampio e ben raccordato. E poi la differenza maggiore sta nell'impianto di aspirazione a monte, cioè questo è il classico 19
della Vespa Primavera ed ET3 col suo collettore da 19 con la doppia curva e il 19 classico. Invece questo è il collettore intanto di diametro nominale 20, quindi il carburatore dell'ETS è da 20, però è un 20 particolarissimo che ha una strombatura all'inizio molto ampia, per cui comincia da 24, poi diventa inizia il condotto che è circa 22 e finisce a 20 in prossimità della ghigliottina e così si chiude. Poi però il collettore è 23 diametro interno. Tra l'altro questo carburatore si presterebbe sicuramente a un allargamento di almeno un paio di millimetri, sfilando a caldo lo spruzzatore e facendolo rettificare, perché il collettore a valle è in grado di tollerare questo maggior flusso senza far calare la depressione del carburatore. Questa è la cosa molto importante. Quindi la differenza di prestazioni tra ETS e ET3 c'era e come. E tra l'altro la marmita dell'ETS aveva qualcosa in più rispetto al siluro dell'ET3, anche se le versioni aftermarket in produzione ora, che copiano la marmita ETS, sono ancora migliori, sia pur di valore commerciale inferiore. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.